tantissimo tempo che non li faccio più, proviamo a fare i gnocchi di patate. Di solito si fa con 1 chilo di patate, un uovo, 350 grammi di farina. Io faccio 6 etti di patate, vedete, scarsi. Farina ne metterò a occhio 1,5 etti, poi qualcosa che andrà ancora durante l'impasto, e un uovo e un cucchiaino di sale. Procediamo! Ho le patate rosse di montagna, ho quelle che ho in casa e quindi faccio con quelle che ho in casa. Le ho pelate, tagliate a tocchetti, adesso le cuocio al microonde 20-22 minuti. Ci sono varie maniere, di solito le patate magari si cuociono anche con la buccia e poi tanto quando le schiacciate con lo schiacciapatate la buccia resta all'interno. Però sono poche patate fatte veloci così per mangiare, vogliamo mangiare gnocchetti burro e salvia con mio figlio, e quindi una cosa veloce così è già fatto, non devo poi buttar via le bucce eccetera eccetera eccetera. Quindi la farina adesso preparerò 200 grammi invece che 350 grammi, vediamo se poi basta, se no ne aggiungo, e non dovete impastare molto, se no poi diventano duri durante la cottura. Adesso andiamo a prendere la salvia. Ecco la nostra salvia, e quindi ne prendiamo un po' di foglie. Molto buona questa salvia qua, peccato che non posso farvi sentire il profumo. 120, ho fatto 220 grammi di farina, lì andrebbero messi su una spianata, ma non voglio sporcare molto in giro e quindi li metto qua, e qua impasterò le mie patate, i miei gnocchi. Abbiamo qua adesso il nostro uovo e ovviamente sale quanto basta. Intanto faccio già danni perché non era nato come un video, ma sto facendo un video così alla mano come viene. Una volta pronte le patate cominciamo a schiacciarle sopra la farina che abbiamo preparato, poi aggiungiamo l'uovo e il sale. Procediamo. Ecco, continuiamo così fino a averle schiacciate tutte. Ecco qua, abbiamo praticamente terminato. Guardate che forzuto, ve lo faccio vedere con una mano sola perché così riesco a tenere in mano lo smartphone per farvi il video. Come vi ho detto non avevo calcolato di fare il video, però visto che ci sono vi faccio vedere proprio la ricetta velocissima. Eccola qua. Adesso aggiungiamo il sale quanto basta e ovviamente l'uovo, iniziamo a mescolare. Allora aggiungo il sale, circa un cucchiaino di sale, e aggiungiamo l'uovo. E adesso cominciamo a impastare. Andiamo con la forchetta e poi cominciamo con le mani. Parlo con la forchetta perché sono ancora molto calde e non vorrei scottarmi. Allora, vedete che adesso è l'impasto piano piano diventa un bel impasto morbido, omogeneo. Quindi dopo dovete sporcare un po' la spianata con la farina e cominciare a fare i rotolini da cui poi tagliare gli gnocchi. Quindi tirate dei filoncini da 2 cm, 1-2 cm, appena li ho sparso un po' di farina, quindi ho fatto questa cosa sulla farina in maniera che non si attacchino, e cominciate a tagliare i vostri gnocchetti. Quindi non so, potete fare delle dimensioni che volete. Tanto arriva la Holly che lei quando sente roba da mangiare. Bene, adesso li potete lasciare così oppure con una forchetta fare
farli rotolare sulla forchetta. Adesso ne faccio uno un po' schiacciato così, per dare una forma che raccolga meglio il sugo, o nel mio caso burro e salvia. Vedete? Non sono gnocchetti da Masterchef, ma sono gnocchi da fare in velocità. Adesso poi li sto facendo, ecco, questo sarebbe già il gnocco più, li sto facendo proprio alla carlona per farvi anche vedere, e perché proprio sono gnocchi in velocità. Eccoli. Poi quando si mette sull'acqua, quando bolle l'acqua, si mettono dentro, appena vengono a galla sono cotti e si mangiano. Bene, procediamo. Eccoli pronti. Non sono i più belli del mondo da vedere, ma sicuramente saranno buoni. D'altro canto, ragazzi, così in velocità con la forchetta e via, però mi sembra che siano abbastanza venuti discretamente bene. Dai, sono abbastanza bene anche esteticamente. Non sono i migliori, ma vedete che conditi col burro e la salvia saranno ottimi. Ci vediamo fra un po' appena li ho cotti. Ora ho messo l'acqua a bollire, ho strappato le foglie di salvia, lasciandone 2-3, e sciolgo il burro, dove faccio leggermente soffriggere le foglioline di salvia, così che si aromatizzi. Queste invece le mettiamo intere, che le usiamo per guarnizione. Adesso che l'acqua bolle, cominciamo a versare gli gnocchi. Quando saranno cotti verranno a galla, e allora li peschiamo con la schiumarola, in questo caso antiaderente, visto che la pentola in cui cuociamo l'acqua è antiaderente, e quindi perché non gratti, e li condiamo. Quando iniziano a galleggiare così vuol dire che sono pronti. Li mettiamo lì, dove poi li mescoleremo col burro e con il grana o parmigiano, come volete. Bene, ora li abbiamo tutti tirati su dall'acqua, mettiamo il burro, grana, grattugiamo del grana o del formaggio, sì, del grana padano, o chiamatelo come volete, o del parmigiano reggiano, secondo di quello che avete, e quindi poi lo usiamo. Adesso condiamo col nostro burro fuso e la salvia, poi mescoliamo delicatamente. Con i nostri gnocchetti conditi. Buon appetito! Ecco la nostra porzione di gnocchi, e adesso ce la mangiamo tutta. Di nuovo buon appetito!